Oggi andiamo a conoscere questa chiesa, Santa Maria Maddalena, a Venezia. Oggi mi trovo in uno dei punti più affascinanti a Venezia e anche tra quelli più misteriosi, perché è un angolo che è nato in tempi molto antichi, intorno al 1100, ma che è stato riedificato nel 1700. È una delle rarissime costruzioni a pianta circolare, ma ha una storia molto particolare, perché è legata alla massoneria. Questa è l'interessante facciata della chiesa chiamata La Maddalena, dedicata a una delle figure più enigmatiche tratta dai Vangeli, e soprattutto perché si discute ancora sulla possibilità che lei, la Maddalena, sia stata quel discepolo privilegiato da Gesù, appunto, che sia in realtà corrisponda in realtà a San Giovanni. Ma questo è un altro discorso che anche in famosi bestsellers è stato trattato. Piuttosto mi riferisco alla facciata, che ha questo particolare motivo sopra l'ingresso, la porta principale, il famoso cerchio con il triangolo e l'occhio al centro. Questa è un'immagine chiaramente legata alla massoneria. La massoneria nasce ufficialmente nel 1717, ma si svilupperà presto in tutta Europa e non solo. Diciamo che in realtà i simboli di questo genere appartengono a un passato molto precedente rispetto al XVIII secolo. E infatti è interessantissima qui la scelta. Pare che la famiglia che l'abbia edificata, tale famiglia Balbo, sia stata massona, e l'architetto che ha rifatto nel 1700 la chiesa, Tommaso Temanza, sia stato anche lui legato alla massoneria. Infatti all'interno c'è la tomba di Temanza, che riporta i due simboli principali dell'arte e della corporazione dei muratori, appunto dal francese che muratore, no, diede il nome alla massoneria. E quindi la scritta anche sul portale d'ingresso è piuttosto interessante. Non è un'intitolazione a un santo, ma alla sapienza, alla conoscenza. È un motto massonico per eccellenza. Ora mi mostro un po' i dintorni. È un bellissimo angolo di Venezia, non lontano dal Ponte delle Guglie e dal Palazzo Vendramin Calergi. Questo è il campo con la vera da pozzo sopraelevata, per l'ovvia, una volta raccolta, dell'acqua piovana. Ecco, facciamo l'ultima panoramica su questo bel campo, tranquillo. Ci sono turisti, però vanno verso i luoghi più noti di Venezia, non si fermano qui se non per fare la foto sul ponticello che avete intravisto prima. Quindi, ritornando alla facciata e concludendo la spiegazione, abbiamo il triangolo, simbolo della Trinità, immodificabile, e quindi non solo fa riferimento al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ma è una forma immodificabile, e il cerchio, l'eternità, quello a cui puntavano chiaramente tutti i massoni. E infine l'occhio. L'occhio è un simbolo che viene dall'antico Egitto, però è sicuramente legato anche al tentativo di rinascita, quindi è pieno di significati che poi riporterò nel box e avrete modo di leggere con più calma. E la famosa frase che ricorda appunto come la sapienza si sia edificata qui, un luogo, e questo è un chiaro invito a ricercare, a perseguire il principale scopo, quello della conoscenza, della famosa sapienza che lega i massoni poi anche all'alchimia. Ora riprendo il mio cammino, perché la giornata è molto bella, e mi auguro di potervi portare ancora in altri luoghi meno noti di Venezia, sconosciuti diciamo così, e insoliti e forse inaspettati. Quindi vi auguro una buona domenica a tutti. A presto amici!